Buongiorno a tutti cari amici del canale Mauro Biglino Official Channel. Sono Elisabetta Soro, come sapete collaboro con Mauro alla produzione di questo canale e oggi abbiamo veramente il piacere di presentarvi la coautrice di un lavoro molto importante di Mauro, che è Cinzia Mele. Ci presentano il loro nuovo libro, che è La Bibbia e il Regno del Nord, che diciamo segue a una prima pubblicazione che è Gli Dei Baltici della Bibbia, un successo editoriale di Uno Editori pubblicato nel 2019. Noi abbiamo qualche settimana fa, come sapete, ho chiesto agli amici del nostro canale, nella community, di formulare delle domande per i due autori. Sono arrivate tantissime domande, le abbiamo un pochino accorpate per argomenti e quindi io adesso vi saluto temporaneamente e sarò la voce degli amici del canale che potranno dialogare con le loro domande con i due autori. Grazie e buon ascolto. Mentre saluto tutti, dico che per fortuna la maggior parte delle domande è arrivata per Cinzia, perché sono domande di ordine tecnico ed è lei che ha sviluppato la ricerca, soprattutto su nel nord, quindi le domande sono soprattutto per lei, quindi io mi riposerò un po' in questa intervista. E ancora solo un momento, Mauro infatti è contento, ve lo presento rapidamente, ma tutti nel canale naturalmente lo conoscete, è un biblista, storico, divulgatore, noto ormai per le sue traduzioni della Bibbia, che sono iniziate dalla collaborazione di molti anni fa con le edizioni San Paolo. Potete trovare anche un video qua sul canale, che è il mio Bereshit, dove Mauro vi racconta un poco la sua storia. E invece Cinzia Mele è una ricercatrice indipendente con particolare attenzione volta alla storia dei miti, alla storia antica, che ha incontrato Mauro alcuni anni fa e da lì, dai loro spunti e dalle loro riflessioni comuni, è nato il loro libro a quattro mani. E quindi buon ascolto ancora. Allora, io vorrei innanzitutto salutare gli amici del canale e sono molto felice di essere qui a fare questa chiacchierata con voi e con Mauro e con Elisabetta. Bene, anch'io saluto tutti, intanto ciao Cinzia, e allora prima rispondiamo alle domande, poi diciamo due parole, anche di più, anche quattro, senza annoiare però, sul nostro nuovo lavoro. Allora, ecco qua, io sono appunto la voce degli amici del canale che si chiedono, intanto chiedono a Cinzia, che è anche un membro della Polizia di Stato italiana, qual è stata la scintilla che ha stimolato la tua attenzione su questo argomento così insolito, se vogliamo. Sì, l'argomento è insolito ed è stata insolita anche la scintilla. Un po' di anni fa, ormai sono passati parecchi, ero incappata per caso cercando un sito archeologico, il sito di Sodoma. Avevo letto un articolo che diceva che avevano forse trovato le rovine di questa località e quindi per vedere dove fosse localizzato ho provato a cercarla con Google e da lì con mia grande sorpresa, invece di finire in Medio Oriente, sono finita dritta in Finlandia. Quindi davanti a questa stranezza mi sono incuriosita, pensavo che fosse, non lo so, un luogo creato così, quasi in maniera goliardica. E poi approfondendo la questione ho visto che in Finlandia era pieno di toponimi che richiamavano quelli biblici e dopodiché ho scritto all'istituto di toponastica per avere una risposta e mi hanno risposto solo su Sodoma e Gomorra, che nel frattempo avevo rintracciato, dicendomi che erano stati chiamati così ispirandosi alla Bibbia. Poi io ho replicato chiedendo da chi e in che epoca fossero stati attribuiti quei nomi, ma non mi hanno saputo rispondere. E quindi questo particolare mi ha fatto capire che loro sì, avevano questa opinione, ma non era fondata su dei dati storici accertati. E quindi vedendo che queste località erano numerose, ho poi contattato Mauro raccontandogli com'era la situazione e soprattutto il fatto che questi toponimi non solo erano presenti, ma, per come erano raggruppati e per altre loro caratteristiche rispecchiavano in pieno il racconto biblico. E così Mauro, invece di dirmi che ero una matta, ha detto: "Va bene, andiamo avanti." E così adesso siamo arrivati al secondo libro,
che continua ad occuparsi di questo argomento che peraltro è sconosciuto, perché nessuno si era mai reso conto prima di questa peculiarità del Nord Europa. Certo, infatti un'altra domanda è volta appunto a Mauro, la stessa domanda che rivolgiamo a te, cioè che cosa ha stimolato la tua attenzione in questa ricerca di Cinzia al punto da condurre le ricerche e scrivere il vostro primo libro a quattro mani. Ma ciò che mi ha stimolato quando mi ha contattato è stata la concretezza delle corrispondenze. Concretezza delle corrispondenze che si affiancava alla quantità delle corrispondenze, cioè il materiale che mi ha presentato era tale e tanto per cui era assolutamente impossibile pensare che fosse il frutto di casualità o il frutto di qualche buon tempone che magari ha deciso di usare qualche nome e piazzarlo lassù. Per il momento non direi di più perché poi abbiamo modo di entrare nel merito dei contenuti del libro, quindi tendo a dare domande anche, risposte anche molto sintetiche, ma quindi la sostanza è questa, è la concretezza dei dati che ha fornito. Benissimo. Allora possiamo adesso entrare nel merito e rispondere alla domanda principalmente di Federico, ma di altri amici che ci chiedono una notizia riguardante il clima, argomento decisamente attuale. Chiedono soprattutto a Cinzia come è possibile ipotizzare che il racconto biblico possa essere ambientato nelle gelide terre finlandesi e del Baltico. Sì, allora innanzitutto, le gelide terre finlandesi in questi ultimi anni si stanno riscaldando. 3 anni fa a Helsinki ci sono stati 38 gradi, è stato, una temperatura mai vista prima negli ultimi anni e quindi questo è solo per dire che abbiamo oggi la possibilità di toccare con mano quello che è il famoso surriscaldamento e che c'è stato già in passato. Quindi dopo l'ultima glaciazione, a partire da circa l'11.000 avanti Cristo, c'è stato un lento risalire delle temperature fino ad arrivare al cosiddetto optimum climatico, che è iniziato intorno all'8.000 per poi continuare molto a lungo e quindi il Nord Europa era beneficiato da temperature molto diverse da quelle odierne. Tant'è che tra l'altro negli Dei Baltici ho dato atto anche della presenza di una barriera corallina che parte dalla Norvegia e arriva fino alla Groenlandia. Quindi non dobbiamo guardare a quelle terre per come sono oggi, ma per come sono state in passato, quando si approva del fatto che veniva anche coltivata la vite. Quindi la situazione era molto diversa da quella attuale. Sì, sicuramente la situazione era molto diversa da quella attuale, questo tra l'altro ci aiuta a capire anche che cosa succede al clima, ovviamente, perché sono cicli che si ripetono continuamente e sono cicli che, come dire, la Terra supera in assoluta tranquillità. Il problema nasce nel momento in cui la Terra è abitata da 7 miliardi di persone che si trovano in gran parte anche sulle coste o dentro le grandi città, dove insomma questo effetto di cambiamento del clima e quindi questo surriscaldamento ha delle conseguenze molto molto importanti. Ma la Terra l'ha vissuto costantemente e quindi anche il Nord Europa, citava bene Cinzia, ha conosciuto momenti in cui nel Medioevo in Islanda si coltivava la vite, insomma, ecco, quindi aveva sicuramente un clima decisamente ancora con temperature più alte di quelle che temiamo noi adesso. Sì, sì, infatti intorno all'anno 1000 d.C. Ci sono stati anche degli insediamenti vichinghi in Groenlandia, sulle coste, naturalmente non era tutta scongelata, però diciamo anche in tempi recenti si è avuto già modo di osservare questo fenomeno, per cui, ripeto, negli anni in cui poi si svolgono le vicende bibliche, le temperature erano diverse e migliori di quelle attuali. A questo possiamo correlare un'altra domanda piuttosto frequente. Ha colpito, innanzitutto il vostro primo libro è stato davvero molto intrigante per i lettori e sono rimasti colpiti dalla citazione del cammello, abbiamo ad esempio Emanuela ed altri amici. I cammelli che cosa hanno a che fare con i territori all'estremo nord dell'Europa? Allora, questa è una domanda che ho ricevuto, diciamo, mi hanno scritto molte persone, più che altro per dirmi che, insomma, la teoria era molto suggestiva, ma che i cammelli in Finlandia non li vedevano proprio.
Allora, innanzitutto bisogna dire che è in Medio Oriente che mancano i cammelli, perché al tempo di Abramo, cioè intorno al 2000-1009 avanti Cristo, i cammelli domestici non erano presenti come hanno accertato gli studiosi, quindi è risaputo e noto a tutti che i cammelli in Medio Oriente al tempo di Abramo sono un anacronismo, uno dei tanti anacronismi della Bibbia. Quindi questo quadrupede che noi immaginiamo proprio come emblema del Medio Oriente è arrivato tardi, intorno all'epoca di Salomone, intorno al 1000 avanti Cristo. E invece ho trovato in Siberia, ne ho dato atto in quest'ultimo libro, dei petroglifi datati dall'11.000 avanti Cristo, che appunto rappresentano proprio dei cammelli in maniera inequivocabile. Quindi abbiamo cammelli in Siberia e invece mancano in Medio Oriente. Tra l'altro l'origine proprio primordiale dei cammelli è stata accertata essere il Canada, dove milioni di anni fa, quindi parliamo di epoche veramente remote, hanno trovato i primi esemplari di cammelli, peraltro giganti, e dice questo articolo scientifico che proprio in quelle terre difficili che i cammelli, come dire, si sono abituati a vivere in condizioni estreme, bevendo e mangiando, diciamo, riuscendo a sopravvivere appunto in condizioni estreme, cosa che poi consente anche di vivere nel deserto. Tra l'altro, un altro particolare, i cammelli oggi convivono in Mongolia, che pure è una regione molto, molto fredda, convivono con le renne. Quindi nelle terre della Mongolia allevano sia i cammelli che le renne, quindi siccome le renne ci sono anche in Scandinavia, vediamo che insomma non diventa più così incredibile porre il racconto biblico in territori anche più freddi del Medio Oriente, anche se come abbiamo detto non erano poi neanche così freddi. Grazie Cinzia, immagino sarà stato molto esauriente per i nostri amici, che sono infatti anche stuzzicati a proposito di cammelli giganti proprio dalle descrizioni dei giganti del nord. Abbiamo Giuseppe che ci chiede, vorrei sapere di più su queste descrizioni, se ci sono effettivamente delle testimonianze concrete, perché la storia dei giganti attraversa in effetti tutto il mondo, ma non sempre c'è un riscontro. Le testimonianze concrete le ho trovate non riguardo ai giganti norreni, ma riguardo quelli biblici. Poi magari parliamo anche di quelli norreni. Nel territorio svedese, in una località vicino a un luogo che si chiama Tor Astarod, che ricorda tanto la Astaroth biblica, è presente un enorme tumulo che contiene un sarcofago di pietra lungo 4 metri e si trova esattamente nella residenza del re Og, che la Bibbia definisce come gigante, era un gigante dei Refaim. Quindi lì in Svezia ho trovato sia il sarcofago che ha le dimensioni come citate nella Bibbia, si trova nello stesso luogo citato nella Bibbia e in più Og in svedese significa alto. Quindi quella è una prova concreta del fatto che diciamo il sarcofago è stato definito in maniera molto diplomatica dagli archeologi svedesi, è stato definito sovradimensionato. Però diciamo che nella Bibbia c'è la spiegazione di questa sovradimensione. Poi non penso che Reog fosse alto 4 metri, sicuramente lo era meno, però il sarcofago ha quelle dimensioni e di certo non era per una persona di piccola statura. Ah, e invece poi altri riscontri sui giganti. Una cosa particolarmente curiosa è stata quella che sulle montagne della Norvegia, sulla dorsale che divide la Norvegia dalla Svezia, si sono andati a posizionare, non per mia volontà, ma perché lì portano i toponimi, si sono andati a piazzare i giganti norreni nella regione dello Jotunheim, dove per tradizione appunto vivevano i giganti, una regione della Norvegia. Poco più a est ci sono i giganti biblici in una località che si chiama Raffaia e ancora un po' più avanti ci sono i ciclopi che Felice Vinci, attraverso altri percorsi logici, ha individuato sempre lì vicino.
Quindi c'è questa convergenza di giganti che si vanno a trovare tutti su questa dorsale provenienti da tre testimonianze diverse, diciamo così. Sì, in effetti Raccontate. confermo appunto la presenza biblica del gigante Og e anche la descrizione del suo sarcofago, e quindi è interessante proprio questa specularità che c'è tra i racconti biblici e il reperto archeologico su nel nord, anche perché quando la Bibbia ne parla dice è ancora visibile ai tempi nostri, cioè quindi chi vuole può andare a vedere insomma il luogo, il letto soprattutto in cui lui dormiva. Poi bisogna vedere se il letto si intende per letto in cui dormiva o se si intende il letto definitivo, cioè il sarcofago nel quale poi lui è stato sepolto. E quindi questo è proprio uno di quei tanti elementi che creano questi parallelismi, che sono secondo me il vero succo del discorso, quello che è veramente interessante e intrigante, ma penso avremo tempo magari per parlarne. Allora, proseguiamo con le domande. Naturalmente, appunto, con questo primo libro ci avete proprio trasportato in questo mondo che si pensava solo mitico, magico. Diciamo che gli ascoltatori del canale sono interessati all'argomento Egitto e ci chiedono, in particolare Michela e Pino, ci sono elementi o toponimi che permettono di evocare la presenza degli egizi nelle lontane terre del nord? E a riguardo abbiamo concrete testimonianze archeologiche? Sì, allora guarda, comincio dall'archeologia, così seguiamo un percorso da ovest verso est in linea retta. Dunque, in Irlanda e in Inghilterra sono stati trovati dei reperti dell'antico Egitto, di questi ne parla la dottoressa Evans nel libro The Kingdom of the Ark, lei è un'egittologa inglese, e quindi parla di questi reperti trovati in Irlanda. Hanno rinvenuto una collanina identica a quella del faraone Tutankhamon, è classificata senza dubbio come una collanina egizia, e nello Yorkshire sono state invece rinvenute delle navi, anch'esse egizie, il tutto datato al 1350 avanti Cristo. Quindi ci sono questi reperti di cui peraltro ne fa cenno la mitologia irlandese, che parla di una principessa egiziana che si recò in quelle terre e di cui narra tutta la tragica vicenda. Poi andando verso la Danimarca sono state rinvenute delle perline egiziane, di cui sono stati analizzati gli isotopi, quindi hanno stabilito che arrivano proprio dalla medesima colata di perline vitre egizie. E quindi questi reperti archeologici perlomeno lasciano presupporre che il mondo del nord non fosse sconosciuto agli egizi. Poi, se associamo il fatto che l'ambra rinvenuta nelle tombe egizie, anch'essa è stata classificata dagli studiosi come baltica, all'esame spettrometrico, adesso attraverso questo esame si può stabilire con certezza l'area di provenienza, e quindi hanno visto che l'ambra delle tombe egizie proviene tutta dall'area baltica. E anche questo è strano perché comunque l'ambra si trova anche in altre parti del mondo. Inoltre ci sono state anche delle analisi genetiche fatte sui resti di alcuni faraoni, di cui si era sempre visto avessero capelli biondo-rossastri, e si pensava che fosse dovuto all'uso dei sali. Invece dalle analisi genetiche si è visto che questi resti sono di persone provenienti dall'Europa occidentale. Quindi tutti questi elementi insieme diciamo che perlomeno consentono di farsi delle domande riguardo alla relazione tra gli egizi e le re del nord. E poi per quanto riguarda i toponimi, invece ci spostiamo ancora più a est, e la Finlandia pullula di toponimi egizi, a cominciare dalla grande città di Kemi, che è il nome dell'antico Egitto, e poi dal fiume Nilo, il fiordo Tana, omonimo di una delle sorgenti del Nilo. Poi c'è una pianura che si chiama Saqqara, Kerma, Karima, tutti i nomi presenti nelle terre dell'antico Egitto.
Quindi a me questi toponimi non sono sembrati casuali, perché vista la situazione archeologica si può pensare che gli egiziani avessero delle relazioni con le terre del nord, e il fatto che in Finlandia ci siano anche i toponimi fa pensare che la relazione sia stata non occasionale ma duratura, potevano essere delle colonie o addirittura il loro luogo d'origine, perché gli egiziani tra l'altro effettuavano delle lunghe missioni commerciali nella terra di Punt, che loro chiamavano la terra degli avi, Tanetier. Siccome per andare in questa terra degli avi ci impiegavano 3 anni tra andare, tornare e fare quello che dovevano fare, però evidentemente non era vicinissima, e per cui dobbiamo perlomeno chiederci dove fosse questa terra. Poi, visti tutti gli elementi, a me è sembrato di capire che potesse essere l'estremo nord Europa. No, direi che anche qui siamo di fronte ad una situazione speculare. Tra l'altro, il discorso delle mummie con i capelli rossi è un discorso di cui proprio l'egittologia tradizionale non parla volentieri, perché chiaramente insomma è un qualcosa di difficilmente spiegabile se si rimane all'interno di quella che è la storiografia ufficiale. Poi sappiamo anche che ultimamente ci sono degli studi, sono solo degli studi ovviamente, che però mettono in discussione la stessa datazione delle mummie, la anticiperebbero addirittura di 1000 o 1500 anni come tecnica di realizzazione. Quindi anche nella storia egizia ci sono un sacco di cose da rivedere e un sacco di cose da ristudiare per poi raccontarla ancora, forse in un altro modo, anche alla luce di tutta una serie di scoperte archeologiche che stanno venendo finalmente alla luce, come il Göbekli Tepe, eccetera, che quindi rimettono in discussione tutto. Per cui questo discorso qui del collegamento con il nord, che ovviamente è documentato anche da reperti archeologici, rappresenta uno degli altri elementi che messi tutti assieme andranno necessariamente spiegati. La storia è in continua evoluzione e, collegandoci sempre ai nomi, ai toponimi, c'è una domanda di Dennis in particolare, che ha seguito, diciamo, le vicende descritte in Iliade e Odissea, e chiederebbe, soprattutto a Cinzia, considerando che a livello toponomastico le vicende descritte in questi due poemi si possono forse collocare anche nel nord Europa, come spieghiamo la presenza di nomi di persone tipici greci come Agamennone, Menelao, Briseide e altri? Potrebbero essere stati inseriti in una seconda stesura? Allora, premesso che io non mi sono occupata nello specifico né di uno né dell'altro, però ho letto il lavoro del Vinci a suo tempo, che mi ha molto entusiasmata, facendo degli studi che riguardano le lingue locali in merito alla Bibbia, quindi nell'ultimo lavoro insomma si analizza anche questo aspetto. Mio malgrado sono inciampata in alcuni termini che non potevano non ricordarmi l'Iliade o l'Odissea, in particolare l'Iliade. Ad esempio, mi ha molto stupito vedere che in finlandese la parola akailla significa essere arrabbiato, irritabile, di malumore, rabbioso. Siccome assomiglia molto al nome di Achille, che sin dal primo rigo dell'Iliade è arrabbiato, perché sappiamo inizia con l'ira del pelì di Achille, diciamo considerato anche i territori dove Vinci ha posto l'origine del pelì di Achille, diciamo che ho notato, non ho potuto fare a meno di notare questa convergenza. Questo potrebbe essere un caso, però visto lo studio corposo che ha fatto il Vinci, a me non sembrerebbe causale. Poi Menelao e Briseide non mi sono capitati sotto mano, e invece è molto interessante il nome di Agamennone, perché Aga in antico anglosassone e anche in svedese significa essere il padrone, essere il proprietario, possedere, gestire, e la seconda parte della parola invece pare con Menen, che è il plurale di uomini. E siccome Agamennone era diciamo, il sovrano che, come dire, sovraintende le attività anche degli altri re, mi sembra che anche questo nome potrebbe non essere casuale e non essere nemmeno greco. Tra l'altro questo è un meccanismo che ho sperimentato anche con la Bibbia, cioè
Quello che ho constatato in più occasioni è che quelli che sembrano nomi propri o che sono poi effettivamente diventati nomi propri, in realtà alla luce delle lingue relative, si dimostrano essere degli appellativi. I riscontri filologici di Cinzia sono estremamente puntuali, perché li ho, ovviamente, avendo fatto i libri assieme, li ho visti tutti e la cosa interessante è che anche nella Bibbia molti nomi, che sono, è vero, nomi di persona, in realtà sono un po' degli appellativi perché sono nomi che contengono dei significati, no? Penso al nome che dice che ricorda quando c'è stata una grossa discesa, oppure al nome di quello che è nato quando è stata fatta la separazione, eccetera. E quindi sono, come dire, eventi storici che vengono fissati dei nomi. Questo è un altro parallelismo molto interessante che si va ad aggiungere a tutti gli elementi che ci sono e che ci costringono poi, ma direi devono costringere gli storici a fare delle serissime riflessioni, perché certe cose non possono passare inosservate, cioè non si può chiudere gli occhi, bisogna arrivare assolutamente a trovare una spiegazione che abbia un senso. E quindi noi procediamo perché in questo canale, per fortuna, ci seguono persone davvero dalla mente aperta, quindi disposti, ad accettare anche cadute di dogmi che imperano da millenni. E una delle domande a questo punto cercano un po' di stringere il focus. Abbiamo Miriam e molti altri che ci chiedono: ma qual è veramente la vostra tesi? Voi siete convinti che le vicende bibliche possano davvero essersi svolte nei paesi nordici, o ci state solo raccontando una serie di elementi, ma concretamente non avete ancora idea? Magari gli autori hanno anche idee differenti, possiamo magari sentire Cinzia. Allora guarda, chi ha seguito qualche altra intervista che ho fatto in questi anni, l'avrà capito, cioè ormai, penso che l'hanno capito anche i sassi, che il mio cuore tifa per il nord. Però la ricerca non si fa col cuore, bisogna farla con la ragione e la ragione deve essere supportata da dati ed evidenze di più tipi. Quindi, il cuore mi porta al nord e, quello che sta emergendo sempre in maniera più prepotente è che molti elementi conducono al nord. La toponomastica, le convergenze linguistiche e, la straordinaria coerenza degli itinerari che ho tracciato con siti archeologici presenti al nord, siti che spesso sono in cerca di una spiegazione, perché gli studiosi non capiscono, di chi siano opera e che sono, veramente coerenti non solo con gli itinerari, ma anche con le datazioni e anche con gli eventi biblici. Per cui io mi limito a constatare per il momento, sinceramente tirare delle conclusioni definitive e dire: "È così", sarebbe un azzardo, perché la Bibbia è una storia millenaria e quindi prima di, mettere in discussione tutto quello che si è creduto fino adesso, bisogna sicuramente andare cauti. Però gli elementi per farsi delle domande ci sono e quindi ce le facciamo. Assolutamente d'accordo con Cinzia sul fatto che ci sono delle domande da fare, ce le facciamo, tant'è che questo libro, proprio per rispondere anche a Miriam e agli altri amici che hanno chiesto, si chiude con una quarantina di domande, no? Ti ricordi, Cinzia? E questo libro contiene anche proprio quello che dici tu. Per contro, ci sono circa, insomma, alcune decine di pagine di cartine nelle quali tu hai ricostruito i vari percorsi, gli accostamenti tra i popoli, i viaggi che hanno fatto, i percorsi di Giacobbe, il percorso di conquista di Giosuè, eccetera, eccetera. E quindi ci sono, come dici tu, tutta una serie di elementi razionali che devono stare alla base poi eventualmente di una scelta finale. Per contro, ed è questo che secondo me rende intrigante questa materia che veramente mi appassiona, per contro c'è l'archeologia israeliana che negli ultimi anni si è scatenata e sta trovando in Israele tutta una serie di riscontri ai racconti biblici. Ora io non entro nel merito, ne parlo poi nei video singoli, eccetera.
Ma ciò che per me quindi a questo punto è fondamentale è proprio la coesistenza di elementi razionali da una parte e dall'altra, per cui io tradizionalmente, come dire, ho più il cuore che batte verso il Medio Oriente, no? Mentre Cinzia ha più il cuore che batte verso nord. Ma questo non ci ha impedito di lavorare assieme egregiamente e di andare avanti a lavorare assieme. Perché? Perché tutte e due siamo alla ricerca di risposte alle domande. Domande che però, e questa secondo me è una cosa importantissima, non è che eventualmente mettono in discussione la Bibbia, intanto non mettono in discussione la storicità, perché che gli eventi siano avvenuti da una parte o dall'altra, insomma ci sono talmente tante testimonianze che ci dicono che sono avvenuti che la Bibbia ha per forza un fondamento storico e questo per me è fondamentale. Ma poi c'è il fatto appunto che bisogna chiedersi come sia stato possibile avere questa duplicazione speculare, come Cinzia documenta molto bene nelle cartine che ha. Quindi più la documentazione del nord è corretta, più aumentano le scoperte archeologiche in Israele o diciamo in genere nel Medio Oriente, ce ne sono di ultimissime pubblicate sulle riviste specializzate, più il giallo, come dire, geografico storico si fa interessante, si fa intrigante, perché più sono le conferme da una parte e dall'altra, più bisogna spiegare storicamente come sia stato possibile che si sia verificata una situazione del genere, una situazione che per quanto riguarda il nord, io ovviamente nel libro ho dato gli apporti biblici, Cinzia esamina con ricchezza di particolari in centinaia di pagine, poi documentando con le cartine, quindi come sia stato possibile che da nord a sud o da sud a nord qualcuno abbia fatto qualcosa, chi sia questo qualcuno, quando l'abbia fatto, con che motivi l'abbia fatto, oppure se forse bisogna mettere in mente, in pista, come dicono molti, un percorso laterale, cioè avere un'altra visione come dire, del tempo, della sincronicità. Non lo so, perché veramente se noi andiamo a cercare la risposta a quelle domande, al chi l'ha fatto, al come l'ha fatto e al quando l'ha fatto, troviamo la verità sull'origine. Perché altrimenti sull'origine, no, chiaramente i semitisti diranno che quelle parole hanno origini semitiche, invece linguisti che studiano il nord diranno che quei termini hanno origini nordiche e si sa che quando si discute sui testi antichi si va avanti per decenni senza trovare un accordo. Se invece si riuscisse ad avere documentazione di chi ha fatto che cosa, cioè di chi ha reso possibile questa situazione strana, secondo me si avrebbe la risposta finale. Quindi possiamo dire che siete un esempio di collaborazione. Di menti aperte. Di menti aperte soprattutto. E proprio a questo riguardo c'è una domanda proprio ancora specifica, sia per Cinzia che per Mauro. Intanto per Cinzia, cioè esistono aree evocanti anche l'Eden biblico? Ci chiede Leonardo, proprio un pochino alla luce delle recenti scoperte, ad esempio in Turchia, che vorrebbero, diciamo, localizzare l'Eden biblico proprio a Göbekli Tepe. Allora, più che evocanti ci sono tracce toponomastiche e non solo, perché nel nord della Lapponia c'è una località che si chiama Avil, che io ho associato alla Avila dell'Eden biblico, e l'ho potuto associarla perché poco lontano, oltre il confine con la Russia, quindi in territorio russo, c'è il lago di Nod che ha lo stesso nome della regione dove andò Caino dopo aver ucciso il fratello e essere cacciato dall'Eden. Quindi c'è questa, non solo c'è questa coerenza tra questi due nomi, quindi l'Avila biblica e l'area di Nod, ma poi siccome la Bibbia dice che nell'Eden c'era l'oro purissimo, lì c'è la miniera d'oro di Tankavahara e proprio intorno alla città di Ivalo scorre un fiume dove si trova l'oro e tra l'altro questo fiume circonda la città proprio come dice la Bibbia. Quindi c'è proprio questa, diciamo, questa convergenza
non solo di toponimi, ma come al solito anche di altri elementi a sostegno del racconto biblico. Poi tra l'altro è una cosa molto strana, ma, la Genesi può essere, più o meno collocata temporalmente intorno al 3600 avanti Cristo. Dopo 3000 anni, quando il profeta Ezechiele si trova in area babilonese e, teme l'attacco di Gog e di altri popoli, cita gli alleati di Gog e fra gli alleati di Gog che arriverà dall'estremo settentrione c'è Etiopia che è l'altra area relativa all'Eden biblico. Quindi è lo stesso Ezechiele che dice che, o perlomeno si può intendere quella frase come l'indicazione che l'Eden biblico si trovasse in quell'estremo settentrione da cui arriva anche Gog. Esattamente, diciamo questo mi dà un'ulteriore conferma del fatto che l'Eden potrebbe proprio essere quello là. Ecco sì, questo è uno degli esempi che rendono inevitabili non solo le domande ma le risposte a quelle domande. Anche perché gli elementi che sono messi in evidenza in questo libro, esaminati nei particolari dal punto di vista filologico, dal punto di vista degli spostamenti, delle collocazioni geografiche, di fatto costringerebbero a riscrivere la storia del nord Europa, non soltanto a rivedere il discorso biblico, perché se appunto ci sono tutti questi riscontri e se delle cose sono avvenute lassù, bisogna riscrivere la storia, bisogna ridefinire la visione che abbiamo di quei popoli. Questo per me è estremamente affascinante. E per quanto riguarda l'Eden, appunto adesso noi conosciamo le scoperte di quel 10% che è stato scavato di Göbekli Tepe, che precede di 1000 anni l'avvento dell'agricoltura, per cui fino ad ora la storia ci ha detto che l'agricoltura ha portato la civiltà. Invece questo sito ci dimostra che forse è vero l'esatto opposto. C'era una civiltà prima che arrivasse l'agricoltura e i testi antichi ci spiegano anche perché. Ora, questo sito fa rimettere in discussione tutta la storia e questo sito, per certe sue caratteristiche anche geografiche, viene collocato in quello che si chiama dagli studiosi ampiamente l'Eden. E quindi ancora qui abbiamo di nuovo due zone, chiamiamole due zone fotocopie. Ed è questo, ripeto, l'elemento che secondo me rende intrigante questo lavoro che Cinzia ha iniziato parecchi anni fa e lo rende affascinante perché è un vero giallo che richiede risposte. E Cinzia ci ha detto prima appunto che aveva scritto a degli accademici finlandesi, ha ottenuto delle risposte estremamente evasive, risposte assolutamente inaccettabili, ridicole. Cioè ne sarebbe qualcuno che, così per ricordo, ha messo un nome. Il fatto che i nomi qui rilevati sono decine e decine, però non ci sono solo i nomi, ci sono i territori, ci sono le descrizioni dei percorsi, c'è la descrizione delle zone di Abramo, c'è veramente una fotografia nordica dei racconti biblici, mentre per contro c'è l'archeologia israeliana, diciamo scatenata a fare una fotografia medio orientale dei racconti biblici. Ecco, è questo secondo me l'elemento fondamentale che va messo in atto e per il quale devo dire non si possono non conoscere queste cose, perché potrebbero portare, in funzione delle risposte che si troveranno, veramente a scoprire delle realtà completamente diverse, non soltanto in relazione alla Bibbia, ma anche in relazione a ciò che ci viene raccontato sui popoli occidentali e sui popoli del nord. E non è un caso che ho detto dei popoli occidentali, perché qui vedete che c'è scritto prima parte, perché ci sarà una seconda parte con un volume di materiale enorme, col quale Cinzia, diciamo così, e io dal punto di vista biblico, vi condurremo fino ai tempi di Gesù. E lì, anche lì ci sono tutta una serie di riscontri al nord con, come dire, reperti archeologici di cui parleremo al momento, che collocherebbero le vicende lì. Quindi questa fotografia duplice
di un evento raccontato, di una serie di eventi raccontati nei tanti libri della Bibbia, rappresenta veramente lo ripeto, un giallo, un mistero, non so come altro definirlo, al quale si devono dedicare gli storici, ed è un appello veramente che facciamo, perché le domande sono tante, queste domande hanno bisogno di spiegazioni, di risposte da parte degli specialisti. Sì, indubbiamente queste vostre proposte, anche da differenti punti di vista, stimolano il dibattito. E c'è ancora una domanda che ci pone Antonella e alcuni altri amici che si sono chiesti: possiamo ipotizzare, ad esempio, invece, che dai territori medio-orientali ci siano state migrazioni verso il nord con conseguente ricostruzione dei luoghi a loro familiari, un po' come è avvenuto nelle migrazioni, diciamo, nelle Americhe recentemente, diciamo in tempi relativamente recenti. È possibile tutto, cioè nel senso che noi abbiamo anche un racconto di Giuseppe Flavio che ci dice nel 70 d.C. gli Elohim che erano lì su Gerusalemme se ne sarebbero andati senza dire dove, eccetera, però appunto è possibile tutto, ed è possibile quindi anche una migrazione inversa, cioè dal nord verso il sud, con passaggio di comunicazione in quella direzione lì. Ed è proprio per questo che dicevo che prima di o invece di o contemporaneamente ai dialoghi sui singoli significati delle singole parole, che sono fondamentali perché rappresentano queste coincidenze toponomastiche che sono decine, sono fondamentali, però su quelle che è necessario esaminare, ma sulle quali si può discutere per decenni, invece se si riesce a capire chi ha fatto cosa, tutto il resto si spiega immediatamente. Chi ha fatto cosa, cioè chi ha fatto sì che eventi narrati in un libro siano presenti in un modo così documentato in un luogo così lontano da quello nel quale apparentemente quel libro o nel quale tradizionalmente quel libro viene collocato e all'interno del quale si stanno trovando delle prove rispetto a ciò che il libro racconta. Ecco, è proprio questo che rende più difficile ma più affascinante il compito degli storici. In effetti c'è anche una lettrice, Emanuela, alla quale assolutamente mi associo, che trova proprio questa riflessione sulla temporalità degli eventi molto affascinante, come ad esempio ci ha proposto nel Mulino di Amleto di De Santillana tanti anni fa a Delfi, che parla proprio di questo spazio-tempo, i corridoi del tempo che in fondo non conosciamo così bene. E già lui effettivamente ci parla di Finlandia, ci inizia, dove dice: c'è sempre la possibilità che qualche elegante motivo cosmico sparso nel racconto di magia sia potuto passare da altre civiltà alla Finlandia lungo i corridoi del tempo. Quindi citano questa frase così elegante, così affascinante, che ci porta proprio insieme a voi in questo viaggio nei paesi del nord. Cinzia, volevi dire qualcosa sulle migrazioni? Io come hai risposto a te, anch'io avrei risposto tutto è possibile, non mi stupisco più di niente, anche perché negli anni in cui, da quando sto svolgendo questa ricerca, mi sono resa conto di cose che poi non sono confluite nel libro, però trovo gruppi di toponimi in posti veramente impensabili, e il fatto che siano a gruppi e che poi questi gruppi si ritrovino in altri luoghi lascia sospettare che l'uomo abbia girato il pianeta Terra in lungo e in largo da sempre. Per cui non c'è davvero da meravigliarsi se gli uomini sono emigrati in luoghi anche molto lontani, riportando naturalmente con sé la propria lingua, i propri luoghi e la propria cultura. E quindi questo vale anche per il popolo di Israele. Non ci sarebbe niente di straordinario se un giorno venisse sancito che erano radicati in certe terre e poi si sono spostati in altre terre. È sempre avvenuto e quindi non vedo cosa ci sia di straordinario. Però per quanto riguarda invece la toponomastica baltica, io non credo che possa essere frutto di una ricostruzione artificiosa, perché i territori sono troppo vasti
i toponimi sono troppo coerenti e immaginare che qualcuno artificiosamente li abbia voluti ricreare su quel territorio mi sembra, un qualcosa di assolutamente inverosimile. Senza contare che poi ci sono molti toponimi che sono completamente insignificanti dal punto di vista della propaganda, nel senso che non sono conosciuti e quindi, non avrebbe davvero senso fare un lavoro così dispendioso per poi, nominare dei luoghi con dei nomi che nessuno conosce, non so, penso a Elimo, Sartan o altri luoghi che penso che la maggior parte della gente non ha mai sentito nominare. E invece tra l'altro, i luoghi del Medio Oriente li conosciamo tutti a cominciare da Gerusalemme, però, la Gerusalemme mediorientale ha un particolare, che, non è mai stato trovato il Tempio di Salomone e la Reggia e tutti quegli sfarzosi edifici che avrebbero dovuto esserci. Quindi è vero che c'è il luogo, però quel luogo non corrisponde a quello che la Bibbia dice. Per adesso, poi naturalmente, è sempre possibile che in un futuro ci siano nuove scoperte di tipo archeologico. Per il momento, questa il tempio come, sanno tutti, ancora non è stato rinvenuto e quindi questo è uno dei grossi misteri del Medio Oriente. Esatto, sì, li mettiamo assieme agli altri misteri, proprio in attesa di risposta e in attesa anche ovviamente di eventuali ulteriori conferme o smentite da parte dell'archeologia israeliana, perché, ripeto, è fondamentale, così come concordo sul fatto che è impossibile che qualcuno al nord abbia ritenuto necessario dover inserire dei nomi che nella Bibbia sono elencati ma sono assolutamente insignificanti. Perché un conto è riportare al nord Gerusalemme o luoghi in cui Sodoma, Gomorra, luoghi in cui sono avvenuti eventi importanti, battaglie importanti. Altro conto è portare nomi che invece non hanno nessun significato, comunque nessuna valenza. Quindi è per questo, ripeto, e non mi stancherò mai di farlo, che bisogna assolutamente che gli storici di professione prendano in seria considerazione tutta questa mole enorme di dati e che poi proseguirà nel testo successivo dove addirittura si parlerà dei romani e si andrà ben oltre ciò che dei romani si crede di sapere e quindi perché gli storici di professione ci devono dire se la storia che ci hanno raccontato è vera, cosa alla quale noi tendiamo a non credere più, perché ormai le evidenze sono tali e tante che ci dicono che quantomeno va cambiata, poi chiaramente bisogna condurre tutti gli studi per capire in che direzione cambiarla. Però bisogna prendere in seria considerazione tutti questi dati documentati che stanno venendo fuori e capire come sia stato possibile che si sia verificata e sia ancora lì presente sotto i nostri occhi una situazione apparentemente inspiegabile come questa. Sì, vorrei aggiungere un particolare per chi ci ascolta, che, rende magari più comprensibile la situazione. E il fatto è che il Nord, non ha conosciuto la scrittura fino ai primi secoli dopo Cristo. In Finlandia parliamo addirittura del 1000-1100 dopo Cristo. Quindi mentre in Nord Africa e Medio Oriente si scriveva già da millenni e quindi abbiamo degli scritti che interpretati male o bene comunque ci hanno comunicato usi, costumi, i nomi, gli eventi, eccetera. Al nord tutto questo non c'è l'archeologia, ci sono, tutto quello che gli studiosi possono, approfondire in campo linguistico, in campo genetico, in qualsiasi campo, però non essendoci scrittura non abbiamo un resoconto degli eventi o un qualcosa di esplicito che ci racconti che cosa succedeva in quelle terre, di cui praticamente, di preciso non sappiamo niente, se non quello che racconta l'archeologia, ma lì poi si va a interpretazione. Perfetto. Grazie Cinzia. Io direi che a questo punto la nostra chiacchierata è stata davvero esauriente, avete risposto con generosità a tutte le domande dei nostri ascoltatori. Credo che adesso non ci resti che leggere i due libri, intanto ecco, lasciamo qua a Mauro il primo, che è Gli Dei Baltici della Bibbia, che sicuramente ha
curiosito i lettori. Che tra l'altro contiene anche un elenco di toponimi, quindi, come dire, ha questo ulteriore elemento, mentre il secondo, Eccolo, il secondo, la Bibbia, il Regno del Nord. Ci sono le mappe. Ecco, e ci sono tutte le mappe. è arricchito da tutte queste mappe che, devo dire, Cinzia ha realizzato con grandissima pazienza e grandissima precisione, ma che sono però utili per capire il testo e per vedere la concretezza dei riferimenti, proprio quella concretezza che pone quei problemi. Quindi grazie ancora per questo viaggio affascinante che ci permettete agli albori della storia. E Cinzia, se avrai piacere, noi in questi mesi raccoglieremo comunque le domande ancora dei lettori e possiamo poi ritrovarci con un'altra chiacchierata esaustiva. Certo, volentieri, siamo sempre qua. Buona lettura a tutti, naturalmente. Se siete animati dalla curiosità, qui avete pane per i vostri denti. Ciao! Ciao amici del canale, a prestissimo. Ciao! Ciao!